La Caritas in Veritate fa un'affermazione molto importante di cui non si è ancora colta in pienezza la potenza. L'affermazione è: oggi la questione sociale è diventata profondamente questione antropologica. Vuol dire che non si può parlare di questione sociale saltando la questione della natura e della vocazione della persona. Detto così sembra molto astratto, ma c'è un'applicazione estremamente concreta. Provate a pensare a quante volte si scivola con tranquillità su un giudizio che più o meno suona così: il mondo ha risorse limitate, la vita su questa terra assorbe e consuma queste risorse, specialmente quelle non rinnovabili, siamo in troppi, bisogna essere più attenti, la popolazione deve scendere. Questi ragionamenti hanno ampia udienza nel dibattito contemporaneo e trovano una loro importanza nel fatto che certamente la terra è una risorsa che deve essere amata, rispettata e curata. Però non bisogna confondere le buone intenzioni di prendersi cura del creato con le menzogne, con l'affermazione che l'aumento della popolazione contribuisce all'impoverimento e che l'aumento della popolazione è automaticamente una controindicazione per l'ottenimento dello sviluppo. Prima di saltare a queste conclusioni che io ritengo errate, vorrei porvi alcuni fatti. La popolazione mondiale è stata oggetto di stime da parte delle grandi organizzazioni internazionali a partire più o meno dagli anni 50. Con questa preoccupazione di fondo: siamo in troppi, stiamo crescendo, siamo in troppi. Nonostante quello che i dati che abbiamo sulla storia, diciamo così, 2000 anni di storia con anche dati di carattere demografico, questi 2000 anni di storia segnalano chiaramente che la popolazione aumenta quando c'è sviluppo, non che lo sviluppo cala quando aumenta la popolazione. Comunque sia, dagli anni 50 le istituzioni internazionali hanno cominciato a stimare la popolazione per mettere in allarme e per promuovere l'adozione di politiche di contenimento della natalità. Quello che è successo in questi ormai quasi 50 anni di previsioni della popolazione è abbastanza interessante. Non c'è una singola previsione della popolazione che non sia stata smentita dai fatti per essere esageratamente caratterizzata dal timore della crescita della popolazione. Quindi negli anni 50 si stima la popolazione degli anni 60 e si dice che sarà un grande numero. Arrivano gli anni 60, ci si accorge che la popolazione del mondo non è cresciuta così tanto. Si rifanno le previsioni 1, 2, 3, 4, 5 volte e tutte le volte si assiste a una sovrastima della popolazione. Questo è un dato di fatto che può essere facilmente controllato ed è un dato di fatto che ritrovate anche nei libri di testo. I libri di testo che vi raccontano delle previsioni demografiche vi dicono anche: veniamo da 50 anni di previsioni demografiche che hanno sistematicamente sovrastimato la crescita della popolazione. Perché è un problema? Beh, secondo me è un problema, perché i casi sono due: o non sappiamo fare previsioni o le stiamo facendo in realtà in maniera ideologica, cercando di ottenere un risultato che vogliamo. La previsione demografica allarmistica dovrebbe essere seguita da una previsione più prudente e invece no, sono 40 anni che a previsioni allarmistiche vediamo succedere previsioni allarmistiche. Io penso che questo elemento ci dice molto sul fatto che non abbiamo ancora fatto i conti di quanto capire la natura dell'uomo e il perché di certe sue scelte, tra cui la scelta della procreazione è una delle più personali e delicate. Non abbiamo ancora capito come la dimensione antropologica sia importante per capire lo sviluppo. Non abbiamo ancora capito come è importante fare i conti con la libertà delle persone quando vogliamo parlare di sviluppo.